Se stai pensando al nirvana e al regno di Dio come dimensioni dell'aldilà, separate dalla vita terrena, forse questo non è il video che stai cercando. Infatti, ne parleremo come stati dell'essere che puoi sperimentare personalmente nella tua vita, qui e ora. Alla fine di questo video ti lascerò anche un modo pratico per verificare se hai raggiunto il nirvana o se devi ancora compiere qualche passo. Il regno di Dio è dentro di voi, dice Gesù nel Vangelo di Luca. Queste, invece, le parole di Gautama Buddha tratte dai versi dell'Udana. Perciò, un monaco che percepisce l'impermanenza, la percezione del non sé, si stabilisce fermamente. Uno che percepisce il non sé realizza il nirvana, lo sradicamento del concetto di io sono, qui e ora. Come è evidente, entrambi i maestri spirituali si riferiscono al tempo presente e all'interiorità dell'essere umano come le coordinate spazio-temporali per sperimentare la dimensione più autentica della vita, che, certamente, avrà un'eco eterna, ma che comincia già qui, nella nostra quotidianità. Non è facile esprimere a parole i concetti del nirvana e del regno di Dio. Entrambi i maestri, infatti, ne parlano utilizzando metafore, soprattutto nel caso di Gesù Cristo, oppure dicendo ciò che non è, nel caso di Gautama Buddha. Una delle immagini più belle del regno di Dio che si può trovare nei Vangeli è quella del seme di senape. Leggiamo la versione dell'Evangelista Luca. A che cosa è simile il regno di Dio e a che cosa lo posso paragonare? È simile a un granello di senape che un uomo prese e gettò nel suo giardino. Crebbe, divenne un albero e gli uccelli del cielo vennero a fare il nido fra i suoi rami. Il seme della senape è uno dei più piccoli che esistono. È come la punta di uno spillo. È insignificante, quasi invisibile. Da questa immagine possiamo ricavare un primo dato molto importante. Agli occhi del mondo, dei potenti, di quelli che contano, il regno di Dio è insignificante, proprio come un piccolo seme destinato a essere gettato via e a marcire. Questo ci fa capire che, per entrare nel regno di Dio, occorre svuotarsi, distaccarsi da tutto ciò che è mondano, da tutto ciò che appartiene alla vita materiale. Inoltre, il seme, per portare frutto, in un certo senso deve morire. Dunque, c'è qualcosa all'interno di noi che deve sparire per lasciare spazio ad altro. Occorre essere distaccati dal proprio io, recidere tutti i suoi attaccamenti, perché fiorisca il regno. Quando nelle Beatitudini si dice «Beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio», si utilizza il tempo presente. Il regno è già loro, dei poveri. Sono loro i re, i modelli che rappresentano Dio. I potenti della terra non hanno nulla a che vedere con il regno di Dio, perché sono quelli che producono il male, che alimentano la brama di possedere, di dominare, l'orgoglio che non consente la realizzazione della pace. Quindi il regno di Dio è la liberazione da questo falso modello di uomo e di Dio che abbiamo in testa, perché Dio non è potente, non domina, non ha in mano le persone e le cose. Dio è amore. La caratteristica dell'amore, infatti, non è quella di essere ingombrante. Quando c'è il proprio ego che occupa tutti gli spazi, non c'è più posto per l'altro. Amare, invece, vuol dire restringersi, farsi piccoli, per lasciare che l'altro possa essere libero di essere se stesso. Prima di vedere la seconda parte delle parole pronunciate da Gesù, non possiamo fare a meno di notare come questi concetti cristiani della piccolezza e del distacco dalla mondanità risuonino perfettamente con il buddismo. Leggiamo un versetto tratto dal Dhammapada.
Coloro che ritengono essenziale il non essenziale e considerano non essenziale ciò che è essenziale, vivono nel campo delle intenzioni erronee. Quando ci concentriamo solo su ciò che non è essenziale, ovvero sul nostro io con il suo desiderio continuo di essere appagato, è come dare un valore assoluto a ciò che assoluto non è, a ciò che è impermanente, destinato a deperire. Questa brama di possesso è una sorta di peccato originale che inevitabilmente ci causa dolori e sofferenze. Puoi vedere un video sull'argomento. Te lo lascio in descrizione. Fortunatamente, esiste una via di uscita da questa situazione di sofferenza, come si evince dalla terza nobile verità rivelata dal Buddha. È il nirvana. La condizione indispensabile perché si possa raggiungere è che ci si concentri solo su ciò che è essenziale, ovvero sul distacco da tutte le sensazioni, sia da quelle spiacevoli, sia da quelle piacevoli. Per realizzare questo distacco e uscire così dalla sofferenza, il Buddha indica una via nella quarta nobile verità. L'ottuplice sentiero, un percorso di ascesi che mira a trascendere il proprio io, ovvero ad andare oltre l'io. Attenzione! Non si tratta di fuggire la vita, ma piuttosto di immergersi profondamente in essa per comprenderla appieno. Chi raggiunge il nirvana si risveglia alla vera realtà, poiché non vede più attraverso le illusioni provocate dal proprio ego e dai suoi attaccamenti. Per colui che si trova in questo stato, sono le cose mondane ad apparire vuote, inconsistenti e prive di senso. Dunque, sia il buddismo, sia il cristianesimo convergono nel dire che, per entrare nel regno di Dio o per raggiungere il nirvana, innanzitutto occorre lavorare sul nostro io, che deve essere superato, trasceso, in virtù di qualcosa di più grande. Prima di vedere di cosa si tratta, ti chiedo di lasciarmi un like se hai apprezzato quanto ascoltato finora. Grazie di cuore. Ricordate le parole di Gesù? Il piccolo semino crebbe e divenne un grande albero, al punto che gli uccelli vennero a fare il nido fra i suoi rami. Il seme sviluppa la sua forza vitale, morendo, preso e gettato via, proprio come fu di Gesù Cristo. In un altro passo del Vangelo di Giovanni, Gesù, in riferimento a se stesso, dice: Se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Ed ecco che questo grande albero non cresce egoisticamente, ma spontaneamente manifesta una natura di compassione e di condivisione con tutti gli esseri viventi, simboleggiati dagli uccelli del cielo. Inoltre, l'albero è un simbolo fondamentale in tutta la letteratura sapienziale dell'Oriente. Simboleggia la vita, l'immortalità, la comunione tra la terra, radici, e il cielo, rami, ovvero tra l'essere umano e la divinità. Tutti i popoli possono trovare rifugio in questo albero che, in ambito cristiano, è la croce di Cristo, ovvero l'amore infinito di Dio che accoglie tutti. Gesù stesso, la sua intera vita, è il regno di Dio. E noi possiamo farne parte qui e ora, se abitiamo in Lui, se lasciamo che sia Gesù a vivere in noi e per noi. Credo di poter scommettere, con buona probabilità di vincere, che il simbolo dell'albero, di cui abbiamo appena parlato, ti abbia fatto venire in mente che anche Siddhartha Gautama ha raggiunto il nirvana proprio sotto un albero, ovvero l'albero della Bodhi, che significa risveglio. In effetti, quando siamo nel nirvana, è come se ci risvegliassimo da un sogno. Finalmente cessa il turbinio della nostra mente provocato dagli attaccamenti dell'io e siamo nella pienezza dell'essere. In questo stato dell'essere, in questo rifugio, diventiamo ciò che realmente siamo e sviluppiamo naturalmente la compassione verso tutti gli esseri viventi che non sono più separati da noi, ma sono uno con tutto ciò che c'è.
Nonostante l'esperienza del nirvana sia al di là del dicibile, i buddisti utilizzano spesso due parole per descriverla: prajna e karuna. Prajna, o saggezza, è ciò che si intuisce nel momento del risveglio, una sorta di consapevolezza, percepita più a livello intuitivo che razionale, che ti fa entrare nel fluire della realtà tutta, nella quale sei completamente immerso e dove ti senti finalmente a casa, nel luogo autentico del tuo essere. Con questa consapevolezza si aprono gli occhi e si vedono gli altri in maniera diversa, al punto che cambia anche il nostro comportamento nei loro confronti. Subentra la karuna o compassione, una naturale predisposizione amorevole nei confronti di tutti gli esseri senzienti, con i quali siamo talmente interconnessi al punto che viviamo gli uni negli altri. Come promesso all'inizio del video, se vuoi una prova che ti faccia comprendere se hai raggiunto davvero il nirvana, verifica questo nella tua vita. Prajna e Karuna sono le due facce dell'illuminazione e viaggiano sempre insieme. Non c'è l'una senza l'altra. Se pensi di aver raggiunto il nirvana, ma non provi compassione per tutti gli esseri senzienti, non solo per gli esseri umani, allora forse non sei ancora nella prajna, quella consapevolezza che ti fa percepire di essere uno con tutta la realtà che ti circonda. Allo stesso modo, se stai cercando di essere compassionevole verso gli esseri senzienti intorno a te, ma non hai ancora sperimentato il non io, quel distacco dal tuo ego che ti permette di vedere la realtà per quella che è, allora è probabile che tu non abbia ancora l'autentica karuna, ma che la tua compassione sia ancora un modo per appagare il tuo io. Anche Gesù ci fornisce una preziosa indicazione in questo senso. Mentre tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto. Se nel momento in cui compiamo una buona azione nei confronti di una persona, la prima cosa istintiva che facciamo è controllare se qualcuno ci guarda o scorgere negli occhi dell'interessato l'ammirazione nei nostri confronti, allora forse non siamo davvero interessati al bene. Se compiamo il bene per avere un ritorno d'immagine, allora significa che siamo ancora mossi dall'egoismo e dall'autoaffermazione. Essere nel nirvana, o nel regno di Dio, porta a una profonda pace interiore, al punto che ci fa dimenticare di noi stessi. Una pace che ha le sue radici nella consapevolezza di come tutto sia interconnesso e nella conseguente naturale compassione di cui si è la fonte e i destinatari. Anche se il nirvana non implica la presenza di un Dio amorevole, quando lo si raggiunge si è colmi di amore e di pace, la medesima pace che un cristiano sperimenta sentendosi amato da Dio. Se vuoi approfondire meglio il concetto della compassione, ti lascio questi due video che lo affrontano dal punto di vista del buddismo e del cristianesimo. Namaste e che Dio ti benedica.